Qualunque bresciano ricorda con malcelata soddisfazione la corsa sotto la curva dell'Atalanta di Mazzone, da poco scomparso e sicuramente assunto in cielo. Ma ogni bergamasco sghignazza per la posizione del Brescia, che ha oscillato in maniera imbarazzante nel limbo tra Serie B e C. Questo antagonismo ha radici profonde radicate nel Medioevo. Quasi tutti citano la storia di Giovanni Brusati come l'inizio di questa storica rivalità, ma io andrò ancora più indietro e precisamente al 1037, quasi 1000 anni fa. Non c'è niente da fare, due popoli così coriacei non li fai ragionare neanche con le bombe. Il confronto calcistico è solo la dimostrazione che la rivalità campanilistica è stata sopita e nascosta sotto traccia per secoli e relegata solo alle battute da bar. Poi, quando nel 1993, durante la partita tra le due squadre, le varie tifoserie si rubarono a vicenda lo striscione, quel sentimento nascosto, quasi ignorato, è emerso nell'ambiente delle tifoserie, sfociando in quello che conosciamo. Non so nemmeno io quali siano i discorsi a sostegno della rabbia tra gli uni e gli altri, dato che se le tifoserie dovessero usare gli argomenti storici ufficiali, gli striscioni che dovremmo leggere sugli spalti dovrebbero apparire più o meno così. Già, perché il peccato originale, il pomo della discordia, che ha diviso i cugini lombardi, è dovuto ad un atto imperiale proprio del 1037, con il quale Corrado II il Salico concesse al vescovo di Brescia Ulderico la giurisdizione sull'olio su entrambe le sponde. Perciò un bergamasco doveva chiedere il permesso al vescovo di Brescia anche solo per pucciare un dito nell'olio. Siamo nell'epoca dei vescovi conti, che dalle città dove risiedevano con le loro cattedrali iniziano ad espandere la loro influenza e il loro potere temporale sul contado. E l'epoca dei comuni deve ancora arrivare. Nel diritto medievale la proprietà dei fiumi è dell'imperatore del Sacro Romano Impero, che ne può disporre a suo piacimento. Così anche il vescovo di Bergamo nel 1041 ottenne dal successore Enrico III tutti i diritti sul contado bergamasco, il cui confine di Levante è rappresentato proprio dall'olio. Il vescovo di Brescia, sicuro del suo diritto su entrambe le rive e forte del primo decreto imperiale, si sentiva ovviamente l'unico padrone del fiume. Facile immaginare che a bergamaschi e cremonesi la totale supremazia sull'olio dei bresciani faceva un po' girare le balle. Date queste premesse, è intuibile il perché i bergamaschi alla prima occasione avrebbero ovviamente imbracciato le armi per togliere questo privilegio ai cugini lombardi. Si arriva perciò nel XII secolo e inconsapevolmente l'occasione di questo scontro è offerta proprio da quel Giovanni Brusati che abbiamo citato poc'anzi. Un nobile di antichissima famiglia di cui dovremo parlare un poco. I Brusati discendono da una famiglia feudale franca che affonda le radici fin dall'arrivo di Carlo Magno, i conti di Mozzo. Questi, dal X secolo, dominavano dal castello di Mozzo su tutto il circondario e assieme ai Ghisalbertini erano i conti rurali più importanti di Bergamo. Nel corso del tempo, ogni ramo della famiglia che controllava un determinato castello iniziò a farsi chiamare col nome del bastione controllato. Il problema è che i conti di Mozzo, e quindi anche alcune famiglie discendenti da essi, avevano dominio su castelli che incidevano anche sulla bassa Val Camonica, un po' di qua e un po' di là dell'olio. Perché nell'Alto Medioevo le città non avevano questo grande controllo, anzi non avevano quasi niente di controllo sul contado e sulle valli, e quindi definire chi era bergamasco o bresciano in quei territori era pressoché impossibile, anzi non si ponevano nemmeno il problema di identificarsi con queste città, perché non ragionavano come noi tenendo a riferimento un capoluogo regionale. Pensate che sempre discendente dai Mozzi, a Brescia abbiamo avuto un vescovo discendente da quella famiglia, in particolare quella che aveva preso il nome dei Rognis, cioè di Rogno. E quindi capitò che rami di queste casate abbiano avuto dei ruoli nelle istituzioni civiche e religiose di entrambe le città. E tra i discendenti dei Mozzi, i Brusati sono proprio tra quelli che hanno beni e castelli in Bassa Val Camonica, tra le due province, da Darfo a Costa Volpino. Quando iniziò ad affermarsi una giurisdizione della città, prima col vescovo e poi coi comuni, allora
iniziarono i problemi. Il Brusati era vassallo del vescovo di Brescia, mentre i suoi parenti, i Mozzi, risiedevano stabilmente nel Consiglio Maggiore di Bergamo. Tra i vari feudi che il Brusati possedeva c'erano i castelli di Volpino, Qualino e Ceratello. E dato che nel 1117 Giovanni Brusati aveva prestato giuramento per andare a visitare il Santo Sepolcro a Gerusalemme, nel 1126 decise di venderli per finanziare la sua spedizione in Terra Santa, già che aveva deciso appunto di unirsi a quei nuovi regni crociati che all'epoca erano minacciati dai turchi selgiuchidi. Quindi offrì i 3 castelli ai consoli di Brescia, dato che il vescovo aveva prelazione su quei feudi. Ma la curia e la comunità bresciana, forse economicamente non ben disposte, rinunciarono all'acquisto. A questo punto furono i Mozzi suoi parenti che colsero la palla al balzo e si proposero come mediatori tra Bergamo e il loro parente Brusati, affinché offrisse quei feudi alla città di Bergamo. In questo modo Bergamo avrebbe ottenuto una notevole influenza sull'Alto Sabino, inficiando anche gli interessi della città di Brescia che non si erano ancora ben affermati in Val Camonica, e concorrentemente i Mozzi avrebbero avuto un aumento del loro prestigio all'interno del consesso della città di Bergamo. Ma la cessione di Volpino, Qualino e Ceratello scatenò violentissime proteste bresciane che si sarebbero protratte nei decenni successivi, scatenando diversi conflitti, perché Brescia voleva mantenere il controllo di quell'area tanto strategica. Il vescovo di Brescia Raimondo interpellò direttamente il nuovo papa appena eletto al soglio pontificio, Adriano IV. L'anno era il 1154 e il pontefice decretò, un po' arbitrariamente, che i feudi dovessero essere spartiti, metà a Bergamo e metà all'abate del monastero di San Faustino di Brescia. Ma Bergamo rifiutò e per pronta risposta riempì il castello di Volpino di soldati per manifestare l'assoluta volontà di non cedere alle pretese bresciane. Nello stesso anno, appena eletto re dei Romani, Federico I Barbarossa aveva fatto la sua prima calata in Italia per regolare i propri conti con il Regno di Sicilia nel meridione. Fu allora che il vescovo di Brescia Raimondo, che nello stesso 1154 si era recato alla dieta di Roncaglia, conferì sulla questione direttamente col Barbarossa, appellandosi ad una legge imperiale in cui si prevedeva l'impossibilità di vendere i feudi senza l'autorizzazione del legittimo proprietario, che in questo caso era il vescovo conte di Brescia. Quindi l'imperatore sentenziò per la restituzione dei feudi alla signoria e alla curia di Brescia. Tra l'altro, in quel periodo, Papa Adriano chiese al Barbarossa di catturare il predicatore Arnaldo da Brescia, che poi sarebbe stato condannato a morte come eretico, e il quale, per sua sfortuna, fu la moneta di scambio per testimoniare la buona fede del Barbarossa ed ottenere così l'incoronazione ad imperatore. Ma questa è un'altra storia e ne parleremo prima o poi. Sono anni in cui si palpa già la tensione tra alcuni comuni lombardi, in particolare Milano, e l'imperatore, ma non è ancora il momento delle grandi ribellioni. Ma nonostante l'interessamento del Barbarossa, l'ambasceria che Brescia recò a Bergamo nel 1156 per reclamare i feudi fu accolta con derisione e minaccia e per poco i rappresentanti non vennero percossi. Questo scatenò l'ira dei bresciani, i quali spedirono un araldo per la dichiarazione di guerra. E insomma, era proprio girati cogliò. Le truppe bresciane attraversarono il confine e si accamparono a Palosco, in località Grumore, determinati a sferrare un attacco il giorno successivo, l'11 marzo 1156. I bergamaschi, accorsi a difendere il loro territorio e non riuscendo a provocare battaglia, si accamparono per la notte, ritenendo che lo scontro si sarebbe effettuato il giorno successivo. Ma approfittando delle prime luci dell'alba, i bresciani assaltarono le truppe avversarie non ancora schierate e le sopraffecero. La sconfitta fu pesantissima per i bergamaschi e Lodorici ci riferisce che ne furono catturati all'incirca 2500 e altrettanti morirono sul campo. I bresciani occuparono anche il castello e il paese di Palosco e catturarono il gonfalone di Bergamo di Sant'Alessandro, che portarono in trionfo al monastero di San Faustino Giovita, dove sarebbe stato conservato come trofeo.
La sonora sconfitta subita dai bergamaschi li indusse ad accettare un trattato di pace che sarebbe stato firmato il successivo 21 marzo nella chiesa di San Michele, tra le mura di Talgate. I bergamaschi si impegnarono a rinunciare a qualsiasi pretesa sui territori oggetto del contendere, e i bresciani tra l'altro si tennero pure Palosco, che infatti è il motivo principale per cui ancora oggi la parrocchia di Palosco risiede nella diocesi di Brescia. Tra i bergamaschi che possedevano quei feudi ora tornati nelle mani del vescovo di Brescia c'erano anche i seguenti, i quali si impegnarono a non avere future pretese su quegli stessi possedimenti. Altri feudatari di questi borghi morirono, e lo sappiamo perché i consoli di Bergamo dovettero giurare e garantire perché i figli di questi ancora minorenni non cercassero in futuro soddisfazione per il destino dei loro padri. Ma la superbia d'aver vinto col sangue il sorriso amaro dei bergamaschi accecò i bresciani, che avrebbero dovuto temerne la vendetta, giacché la storia procedeva. E i bergamaschi, scottati da questi fatti, avrebbero afferrato l'occasione della seconda calata in Italia dell'imperatore Federico Barbarossa, che tornò infatti nel 1158, dato che erano sorti dei contrasti tra lui e il Papa, ma in particolare anche con alcuni comuni che si comportavano in maniera un po' troppo autonoma, in particolare Milano, che coinvolse logicamente anche la sua alleata principale, Brescia. Sappiamo infatti che Brescia, Milano e Piacenza in questo periodo erano già alleate ed avevano formato una Societas Lombardorum, creando l'embrione di quella famosa lega che, sancita col giuramento di Pontida, tanto sarebbe diventata celebre negli annali. Infatti i bresciani mandarono rinforzi a Milano in guerra contro Vigevano, Pavia e i signori Malaspina e Monferrato. E i milanesi ebbero l'ardire di ricostruire Tortona contro la volontà dell'imperatore, che l'aveva distrutta pochi anni prima proprio in favore di Pavia. Federico calò dalla Germania su 3 colonne, una dal Piemonte, una dalla Valtellina e un'altra dal Trentino. Le prime serie di istruzioni in territorio italiano toccarono proprio a noi. L'avanguardia di Vladislao II di Boemia non si curava dei danni che faceva. Le cronache riferiscono che i boemi sulla riviera gardesana falciavano senza troppe remore antichi ulivi e viti, facendo un estrame. Perciò i gardesani implorarono e poi pagarono i boemi perché si trasferissero e facessero i loro danni nella piana bresciana. A proposito, grazie, Così i bresciani stuzzicarono gli imperiali in una serie di imboscate, e l'ostilità dimostrata dai nostri provocò l'ira del Boemo, che mise letteralmente a ferro e fuoco tutta la campagna bresciana, tanto che i primi di luglio del 1158 fece saccheggiare ed incendiare il potente monastero di Leno, mentre l'abate onesto si rifugiava a Verona e i monaci si disperdevano per le campagne. Molti vilici si riversarono quindi in città, che sbarrò le porte e cercò di opporsi anche all'ingresso del corpo principale guidato dallo stesso Barbarossa. Brescia, impossibilitata a resistere, accettò di arrendersi dopo 15 giorni al Barbarossa, che dal canto suo impose alla città un pesante tributo di 1000 marche d'argento e la consegna di 60 ostaggi. E nel nostro territorio, o forse addirittura nella nostra città, l'imperatore tenne una dieta, che è praticamente una riunione dei principi, con la quale dichiarò guerra a Milano, ed proprio da qui mosse con il suo esercito contro la città meneghina, la quale fu messa d'assedio e venne costretta a scendere a patti nello stesso 1158. Data la situazione imbarazzante dei bresciani, i bergamaschi rintuzzarono le loro pretese all'imperatore su quei territori dell'Alto Sebino e della Bassa Valcamonica che volevano sottrarci di nuovo. Ecco perché i bresciani ordinarono di rinforzare le mura di Volpino nel 1159. Insomma, l'area si stava già surriscaldando con i cugini. Nello stesso anno, dato che l'imperatore non teneva fede alle sue promesse, i milanesi ruppero gli indugi, attaccando Trezzo e catturando con l'aiuto dei bresciani circa 200 tedeschi, e poi volgendo verso il Cremonese nel tentativo di togliere l'influenza di Cremona su Crema. Calarono quindi dalla Germania altri rinforzi guidati da Beatrice, in soccorso del marito Barbarossa. L'assedio di Crema iniziò il 4 luglio del 159 e terminò, a patti,
il 26 gennaio 1160, con i milanesi e i bresciani che ottennero di potersi allontanare disarmati, abbandonando ad un destino di esilio i cremaschi, dato che fu decretata la distruzione completa di quella città. In questi frangenti era riemersa l'annosa questione della supremazia papale rispetto a quella imperiale, la quale aveva portato all'esasperazione il pontefice Adriano IV, il quale si era praticamente ormai convinto di scomunicare l'imperatore, ma improvvisamente il 1° settembre il Papa morì. Insomma, la situazione politica era questa: Crema era distrutta, Piacenza, Milano e Brescia si opponevano all'impero e il mancato rispetto dei patti dal Barbarossa portò sempre più tanti comuni lombardi ad appoggiare e favoreggiare i comuni rivoltosi. Così accadde che i cardinali elessero Papa Alessandro III in continuità col predecessore. In tutto ciò, l'imperatore ebbe l'ardire di convocare nel 1160 un concilio a Pavia, al quale Papa Alessandro rifiutò di partecipare. Quindi i cardinali tedeschi elessero un loro papa, l'antipapa Vittore, che scomunicò il suo omologo, e da Roma Papa Alessandro rispose con la scomunica sia di Vittore che di Federico. Si giunse così alla battaglia di Carcano del 9 agosto e i milanesi causarono una cocente sconfitta agli imperiali anche grazie all'aiuto di 200 cavalieri scelti bresciani. Tuttavia, ricevuti rinforzi dalla Germania e dall'Ungheria, il Barbarossa riusciva a mettere d'assedio la città di Milano il 1 marzo 1161 e si affrettò ad isolare Milano dai collegamenti con le altre città ribelli, Piacenza e Brescia. Per quanto riguarda Brescia, la colpì dove ancora stava cercando di espandere i suoi interessi, cioè la Val Camonica, al quale lui stesso, qualche anno dopo, avrebbe concesso l'autonomia. A farne le spese fu il principale punto di collegamento tra la città e la valle, Iseo, che il 28 luglio fu bruciata e il suo castello abbattuto. L'assedio di Milano è forse la pagina più buia della storia del capoluogo lombardo, perché dopo aver resistito per oltre un anno, il 10 marzo 1162 la città dovette accettare la resa e, come per Crema, fu decretato che la città venisse rasa al suolo. E la cosa forse più triste è che molti comuni lombardi chiesero e pretesero all'imperatore di partecipare alla distruzione di Milano. Così la popolazione di Milano fu dispersa in esilio e non poté ritornarvi per i successivi 5 anni. Cioè, ragazzi, non so se avete presente, per 5 anni Milano non è più esistita. Questo episodio c'entra con quella misteriosa iscrizione incisa su una pietra di Cemo, del quale vi ho parlato in questo video e che vi consiglio di guardare. Caduta la potente città meneghina, Brescia comprese l'impossibilità della lotta. Mentre a Pavia l'imperatore stava banchettando per la sua vittoria e per la Santa Pasqua, seduto con la corona in testa, vide comparirsi davanti 2 militi bresciani, invece di tutta la città. Erano Girardo Bornati e Lanfranco Lavellongo. Andarono a parlamentare col Barbarossa per dichiarare suddita la città di Brescia. L'imperatore accettò, ma impose pesantissime richieste. In primo luogo voleva che fossero abbattute le mura e spianate le fossa e che Brescia accettasse come governatore un podestà a nomina imperiale, oltre ad ulteriori umiliazioni, tra le quali l'abbattimento delle mura di Volpino, che poi sarebbe stata immediatamente occupata dai bergamaschi, al quale l'imperatore lasciò fare. Brückanker. Il Barbarossa aveva vinto e sembrava aver sistemato una volta per tutte Milano, vera spina nel fianco in Italia. Ma lo scontro tra l'imperatore e la nascente Lega Lombarda tornò nei decenni successivi e grazie anche all'alleanza sancita col giuramento di Pontida, culminato con la vittoria di Legnano nel 1176, sembrarono essersi interrotte le diatribe tra bergamaschi e bresciani, almeno fino alla pace di Costanza del 1183. Ma la pace tra le due città durò solo fino al 1191. Stavolta oggetto del contendere sarebbero state nuovamente quei territori di confine tra l'Olio e il Sebino. Sembra che in questa occasione la causa scatenante debba ricercarsi nell'acquisto da parte del comune di Brescia di fondi a Calepio, Sarnico, Merlo e Mezze, sul lato occidentale del fiume Olio.
Queste terre erano in possesso di Vilfredo e Lanfranco, feudatari di Calepio, con la clausola che loro reinvestissero la somma nell'acquisto di terre nel Bresciano, divenendo così vassalli del comune di Brescia. Praticamente, con un escamotage, Brescia si assicurava la fedeltà di alcuni feudatari che controllavano un importantissimo passaggio sull'Oglio. Infatti, i principali passaggi sul fiume che collegavano Brescia e Bergamo erano principalmente due. Uno era Palazzolo, che era già in mano dei bresciani, e l'altro era questo qui tra Calepio e Capriolo, di cui abbiamo già parlato nel video sulle fortificazioni che i bresciani eressero qui, il Vallo della Mussiga. Ecco, Brescia si assicurava con il vassallaggio dei signori di Calepio il controllo su ambedue i passaggi, e Bergamo non poteva tollerarlo. La guerra che scoppiò l'ho già raccontata nel video sulla battaglia di Rudiano, la più grande vittoria dei bresciani sui bergamaschi e i loro alleati, avvenuta il 7 luglio 1191, un evento passato alla storia come Battaglia della Malamorte. Non so se il simbolo della tifoseria bresciana richiami oltre all'anno di fondazione del club anche l'anagramma con l'anno di questa importante vittoria, ma nel caso propongo questa doppia interpretazione. Si dovette attendere il 1192 per addivenire a una pacificazione della città grazie all'intervento dell'imperatore Enrico VI, succeduto a suo padre il Barbarossa, il quale in ottica di equilibrio stabilì che i territori a sud del lago di Iseo, cioè Sarnico, Calepio e tutti quelli che erano appunto divenuti nuovo oggetto del contendere, tornassero ai bergamaschi, mentre questi ultimi avrebbero dovuto restituire ai bresciani le fortezze di Qualino, Certello e Volpino. Inoltre l'imperatore riconfermò la giurisdizione dell'Oglio su entrambe le sponde ai bresciani. Ma insomma, ai bergamaschi proprio non andò giù di aver perso il derby dei derby, e qualche decennio dopo, nel contesto delle guerre tra Federico II di Svevia e i comuni della seconda Lega Lombarda, riuscirono, almeno in parte, a vendicare l'onta subita. A fianco dell'imperatore Federico II, i bergamaschi ottennero infatti una vittoria schiacciante nella battaglia di Cortenuova del 1237, quando i bresciani, aderenti alla seconda Lega Lombarda appoggiata dal papato, subirono una sonora sconfitta. Mamma quante pete chi m'ha dato che l'ha volto lì. Se siete anziani e sentite del dolore lasciatica, probabilmente perché i vostri antenati le hanno prese di santa ragione e le sentiamo ancora, Comunque, quella vittoria consentì all'imperatore di minacciare seriamente la Lega, perché lui desiderava ardentemente stracciare quel pezzo di pergamena che era la pace di Costanza, che ogni volta che i comuni dovevano far valere i loro diritti rispetto all'imperatore, gli sbandieravano sempre in faccia, ricordando anche l'onta che aveva subito il nonno Federico Barbarossa. Milano era ovviamente la perla, la preda più ambita, ma anche la più difficile da prendere. Così si convinse Federico che Brescia era a portata di mano, e data la sconfitta appena subita non avrebbe richiesto questo grande sforzo per prenderla, e prendere Brescia avrebbe probabilmente portato a più miti consigli anche i milanesi. Quindi la nostra città, giudicata ormai una preda facile, dopo le prese di Gavardo e Montichiari, fu assediata l'11 luglio 1238. Ma i bresciani si rivelarono un osso assai duro da battere e resistettero a ben 2 assalti finché il 7 ottobre, con l'inverno in vista, lo Stupor Mundi decise di lanciare un ultimo assalto alla città, avvalendosi dei soldati più rancorosi nei nostri confronti, i bergamaschi. Questi riuscirono a superare il fossato e portarsi a ridosso delle mura con una loro macchina chiamata la Porca, probabilmente una grossa torre d'assedio, e riuscirono con essa ad attaccare le mura della città, ma l'assalto degli orobici fu vanificato dalla resistenza dei nostri, che, determinati proprio a ricacciarli indietro, riuscirono anche a bruciare quella macchina d'assedio. Insomma, eroicamente abbiamo resistito e i cugini non riuscirono a batterci, così l'imperatore fu costretto vergognosamente a togliere il campo e portarsi a svernare il suo esercito a Parma senza aver preso né Brescia né Milano. Il resto della storia ve lo risparmio, ma sarebbe finita molto male per Federico II, che nella sua campagna italiana perse anche 2 dei suoi figli, Riccardo che morì ed Enzo, catturato dai bolognesi, guidate, pensate un po', dall'eroe bresciano Filippo degli Ugoni, che nel 1249 avevano battuto l'esercito imperiale nella battaglia di Fossalta. Terminata questa epopea,
La rivalità tra Brescia e Bergamo non cessò del tutto. La realizzazione di innumerevoli canali di irrigazione che i bresciani scavarono a partire dal XIV secolo costituirono spesso motivo di scontri, anche violenti, tra le comunità del fiume. Lo sfruttamento delle acque ad esclusivo vantaggio di Brescia non significava infatti solo una maggiore disponibilità ad irrigare i campi, perché con le rogge si commerciava trasportando materiali, si azionavano le ruote di mulini, magli, fogli e si garantivano risorse di pesca con le nasse anche all'interno del contado. Non un vantaggio indifferente allo sviluppo del territorio, insomma. Queste contese in parte trovarono una fine quando, durante il regime fascista, fu edificata la diga di Paratico nel 1933. Avendo deciso di trasformare il lago di Iseo in un bacino, gli enti di gestione delle acque dell'olio, divisi nelle due province confinanti, dovettero trovare un accordo, il quale fu raggiunto e firmato il 22 maggio 1937 e passato alla storia come la pace dell'olio, merito particolare di Antonio Guzzi di Palazzolo. Poi l'accordo non ebbe molta fortuna perché già nel 1948 nessuno rispettava i patti di questo trattato. Comunque, con il declino dei comuni e l'alba delle signorie nel 300, Brescia e Bergamo si trovarono spesso ad orbitare intorno alle stesse medesime signorie, accomunate dall'avere spesso gli stessi interessi. Questo si vede già coi Visconti, ma aumentò con l'arrivo di Pandolfo Malatesta, il quale nel 1404, diventato signore di Brescia, elesse la nostra città capitale del suo dominio, alla quale allargò la città di Bergamo nel 1407. In questo fu facilitato anche dal fatto che già da decenni Brescia e Bergamo avevano ottimi contatti e rapporti, soprattutto di natura familiare ed economica. Infatti, come abbiamo già narrato nelle successive vicende, nelle lotte tra Milano e Venezia, vediamo che le due città lombarde entrarono nel dominio della Serenissima nei primi anni del 400 e vi sarebbero rimaste per i successivi 350 anni. Se guardiamo ad epoche più recenti, vedremo che la cultura comune ha giocato un ruolo spesso fondamentale nell'atteggiamento fraterno tra le due città in momenti drammatici della loro storia. Ad esempio, nel 1797, seguendo la sorella Bergamo, che aveva proclamato l'indipendenza dalla Serenissima in Repubblica Autonoma, i giacomini bresciani presero il potere proclamando la Repubblica Bresciana, grazie anche all'aiuto di alcuni giacobini bergamaschi giunti in supporto. Un aiuto ben più concreto si sarebbe ripetuto 50 anni dopo, quando Brescia si ribellò al dominio austriaco nelle famose 10 giornate. Benché non vi fossero grandi speranze di vittoria, da Bergamo partì una colonna di 800 volontari con tanto di un cannone guidata da Gabriele Camozzi, i quali fecero una fine cruenta, traditi da una spia che portò gli austriaci ai loro nascondigli dove vennero massacrati. E infine ricordiamo nelle recentissime e tristi vicende dell'epidemia quando le due tifoserie seppellirono l'ascia di guerra simbolicamente, con quello striscione sul ponte tra Paratico e Sarnico. Insomma, stando a vedere tutte queste cose, le divergenze tra le due città possono avere un senso solo di natura folcloristica e rievocativa, come questo video tra l'altro. Ma fattualmente è assurdo rimanere ancorati a delle differenze che di fatto non ci sono. Anche chi sta lì a centellinare le differenze tra il dialetto bresciano e quello bergamasco dovrebbe guardare bene anche che all'interno della stessa provincia ci sono maggiori differenze magari con il dialetto, ad esempio, della bassa bresciana rispetto a quello camuno, se non addirittura quello di Lumezzane, che è praticamente una lingua a sé, una lingua a parte. E questo non vuol dire che quelli di Lumezzangeles siano degli alieni, almeno penso. Rispetto agli scontri medievali di cui abbiamo parlato, molto è cambiato e anche a livello genetico e familiare, per cui vedremo anche in un prossimo video, che vi porterò anche documenti alla mano, che bresciani e bergamaschi sono davvero cugini e spesso discendono dalle medesime famiglie. Questa è benzina. Io mi do fuoco. Però prima di lasciarvi non sarei un vero bresciano se non mi togliessi una piccola soddisfazione, una cosa soltanto. Perdonatemi amici bergamaschi, ma questa proprio dovete concedermela. Brescia non ha mai cambiato i suoi colori, che sono il bianco e l'azzurro, perché sono proprio nel nostro DNA almeno dal XII secolo. Vorrei ricordarvi che i colori di Bergamo non sono mica il nero-azzurro,
sarebbero il giallo-rosso. La bandiera non si cambia, Ma sì, poi ognuno fa come vuole. Vi raccomando di iscrivervi al canale. Fammi chiamare l'avvocato, va, perché prevedo la sezione commenti particolarmente bollente. Pronto, avvocato? Che faccio una stronzata stavolta. No, gomia con pallafonno. Peggio.